Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi voglio parlare di un argomento un po' diverso dal solito, sempre comunque di crescita personale, sempre di crescita interiore, di bellezza, ma da questo punto di vista una bellezza interiore che si collega alla bellezza esteriore. Siccome è un argomento che mi state iniziando a chiedere abbastanza spesso sui social, mi chiedete dei consigli su cose della mia vita quotidiana e quindi oggi ve ne voglio parlare e la questione di oggi è la presenza. Una delle cose di cui sono stato veramente benedetto fin da quando sono piccolo, non so per quale motivo, ma è sempre stata la presenza. Un po' per il mio fisico, io ho fatto nuoto agonistico per tantissimo tempo, fino ai 18 anni, un po' per il mio modo di fare, la postura, anche poi insegnatami durante la mia carriera nella moda, come modello, un po' per varie cose. Diciamo che ho sempre avuto un certo tipo di presenza. Sono comunque un ragazzo, lo so che dal video non sembra, perché me lo dite sempre quando mi incontrate di persona, che dal video non sembro così alto. Sono alto 1,86 m e sono abbastanza grosso, ho le spalle più che altro grosse, sempre per il nuoto, per la palestra, un po' anche per i capelli lunghi, ma mi dite sempre che quando mi incontrate è una cosa che mi è proprio ricorrente, anche fin da quando sono piccolo, di avere questa presenza, di sembrare più alto di quello che sono, di sembrare più grosso di quello che sono, di sembrare enorme. Ho sempre queste persone che mi dicono da sempre: si sente quando entri nella stanza, anche se non parli, sembra che parli, quando entri sei enorme. Eppure me lo dice anche gente più alta di me, più grossa di me, o mi dicono ma sei altissimo, e in realtà poi ci misuriamo e io dico fidatevi che sono 1,86 m e non ci credono. Oppure mi dicono ma quanto sei grosso, e invece poi mi tolgo la maglia o comunque sto così e non sono così grosso, sono molto più grossi loro. Insomma, per vari motivi ho sempre avuto questa tendenza a riempire la stanza con la mia presenza. Non ci ho mai dato troppo peso a questa cosa, anzi a volte era una cosa abbastanza imbarazzante, perché ci sono momenti in cui non ti interessa essere presente, altri momenti in cui invece può essere piacevole, soprattutto in situazioni di lavoro, perché questa presenza aiuta, questa presenza ti apre anche varie porte. E quindi, siccome è una cosa abbastanza mia, ci tenevo a spiegarvi o raccontarvi un po', secondo me, dopo aver fatto un po' di analisi interiore, che cosa può essere che mi dà questa presenza o che comunque amplifica la presenza delle persone. Innanzitutto, prima di andare avanti, se hai voglia di darmi un'occhiata su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Il mio profilo si chiama MarcoDelia97 e oggi vi voglio dare 7 consigli, più un brevissimo consiglio extra. Il primo è la postura. Non c'è niente di peggio di una persona che cammina con la postura sbagliata. Non c'è niente che rovina la prima impressione di una persona quando cammina con una postura sbagliata, sta in piedi con una persona in modo con poca energia o altro. Avere presenza vuol dire dimostrare intensità di energia, anche semplicemente stando fermi. Non vuol dire parlare, non vuol dire muoversi, anche stando fermi. Avere il petto in fuori, spalle larghe, dritti, con la testa giusta, anche la postura corretta della lingua, il mewing di cui vi ho sempre parlato. Una postura corretta, mani così, non in tasca, non slouched in avanti o anche semplicemente messi così, eccetera, appoggiati. No, semplicemente dritti, fermi, stabili, forti, come una montagna. Un consiglio che vi posso dare è: immaginate di avere un filo attaccato qua come una marionetta che vi tira in su e avrete la postura corretta. Quella è una cosa che si sente tantissimo. La seconda cosa è ovviamente la cura di sé, la bellezza esteriore, la bellezza, il beauty, quello di cui ogni tanto parlo anche sui miei profili, ed è il profumo. Il profumo aiuta a dare presenza, i capelli, quindi essere diverso in qualche modo, avere il proprio stile diverso di vestiti, di altre cose, ma semplicemente la bellezza, la cura di sé. Se una persona è ben curata, ovviamente riempie la stanza, le persone la notano. Se ha una bella pelle, quindi si cura la pelle, la skin care, se è ben curato, non vuol dire essere super curati, vuol dire semplicemente tenersi nella versione più decente possibile di sé, avere un potenziale comunque esteriore e utilizzarlo. Quindi apparire in un certo modo, utilizzare la fragranza corretta. La fragranza dà poi un certo tipo di presenza che non si vede, però che si sente, quindi anche quello, a tenersi bene i capelli, avere insomma una certa presenza. E ovviamente anche l'essere diversi, il fatto che io ho i capelli così lunghi, ovviamente la gente mi nota di più, quindi è una cosa per cui ovviamente do presenza anche per quello. La terza cosa è più una questione di mindset, è più una questione di come ci si approccia al mondo, e io questo l'ho chiamato un po' love, peace and joy, quindi amore, pace e gioia, che so che sembra una cosa astrale, ma fidatevi che questa è una delle cose che mi ha sempre cambiato del tutto. Quando ti poni al mondo
con umiltà, con un sorriso, con inclusività, con gratitudine e in modo sereno, tranquillo, pieno di pace, veramente non aspettandoti niente, le persone veramente si sciolgono ai tuoi piedi, rispondono a te, tutto il mondo, non solo le persone, anche le cose, rispondono a te in modo completamente diverso. Una cosa che può aiutare, un mantra da ripetersi, che io lo faccio sempre quando faccio yoga, che può aiutare è di immaginarsi, di ripetersi questa cosa è I'm a mother to the world. Sono una madre per il mondo. Una madre perché la parte femminile è diversa dalla parte maschile. Una madre ha un certo tipo di inclusività, amore incondizionato che quando si inizia ad avere verso il tutto, quindi includere tutto come parte della propria squadra, senza nessuna aspettativa, quello veramente è una cosa che le persone sentono che possono fidarsi di te, sentono che hai una certa aurea positiva, sentono che vicino a te si sta bene, che ti assumi la loro responsabilità. Quarta cosa, torniamo sull'aspetto esteriore ed è il fisico. Nel momento in cui tu hai un fisico sano, hai un fisico portentoso, hai un fisico stabile, hai un fisico che c'è, è presente, dà presenza. Quindi ovviamente non serve per forza diventare enormi, ma ovviamente più hai un fisico sano, atletico, leggero, che te lo porti via, non come un peso nel mondo, ma come una cosa leggera che che ti aiuta, uno strumento utile a fare le tue cose, le persone lo notano, si nota l'energia, si nota la salute, si nota la vitalità nelle persone e questo ovviamente dà tanta presenza. Quindi anche solo fare uno sport o fare anche dello yoga, dello hatha yoga aiuta tantissimo in questo. 5. Qua si va sul mindset esteriore, quindi prima abbiamo parlato di mindset interiore, adesso di mindset dal punto di vista esteriore. Avere un mindset di essere se stessi, proprio fregarsene. C'è un libro che si chiama The Subtle Art of Not Giving a F, quindi l'arte sottile del fregarsene, e praticamente anche questo è un po' l'idea della disinvoltura, un po' l'idea del figo, no? Quello che noi abbiamo del figo, però con un'idea corretta, quindi non del figo perché ha un ego gigantesco, ma anzi il contrario, una persona che non ha ego e quindi è talmente disinvolta, talmente diciamo se stessa, che non gli interessa di piacere agli altri, che è se stesso, e quando sei te stesso e non te ne frega niente degli altri, sei sicuro di te. Quindi non è una sicurezza di te perché ti senti superiore agli altri, anzi è una sicurezza di te perché vedi tutti al tuo stesso livello e non sopra né sotto. L'essere contento, il non voler niente di più da questo momento, quindi essere presenti in questo momento. E poi anche questa leggera sensazione che io ho sempre avuto fin da piccolo, non so se è una cosa mia o il modo in cui sono cresciuto o magari è una cosa di tutti, ma è proprio il senso di sentire di essere qualcuno, sentire che prima o poi diventerò qualcuno o comunque sono qualcuno o qualcuno nel senso che raggiungerò la versione migliore di me stesso. So che prima o poi in qualche modo, e l'ho sempre saputo e ho questa sensazione e secondo me anche vedendo da TikTok e da altri social tante persone hanno questa sensazione, non so se è una cosa innata o semplicemente è una sensazione che si ama. Fin da piccolo ho sempre avuto tantissimi segni o persone che mi dicevano questa cosa, anche sconosciuti, veramente cose strane, di veramente avere un potenziale che prima o poi si avvererà. Quindi questa idea di sapere di essere qualcuno anche se al momento non sei nessuno, chiamatela manifestazione, chiamatela visualizzazione, come vi pare, però anche questa cosa in realtà aiuta. Ultime due cose, tra l'altro questo mi è appena arrivato, è un nuovo profumo Mismar, ma ne parlerò anche sugli altri social e scusate se ci gioco, ma mi piace giocarci un attimo ogni tanto. La penultima cosa si chiama Purnima. Purnima vuol dire stare sotto, tra virgolette, ovvero essere umili. L'essere umili è una cosa che aiuta tantissimo. È una battaglia difficile contro il proprio ego, tutti ci combattono, ci sto combattendo anch'io e non è per niente facile, soprattutto vivendo in una società come la nostra, però il fatto di prendere la propria personalità, il proprio ego, il proprio karma, tutta questa memoria e lasciarla da parte quando si interagisce con il mondo, fa sì in modo che tutto il resto entri. Praticamente c'è questa parabola, questa storia che vi racconto ad esempio di Gautama, no? Del Buddha, che stava giocando da piccolo sul prato, nel fango. A un certo punto vanno lì per dirgli non mangiare il fango, non mangiare la terra, apri la bocca che te la tolgo, adesso ve la racconto così. Apre la bocca e all'interno si vede l'intero universo. Questa è una metafora molto bella per spiegare che nel momento in cui una persona è illuminata, invece di avere all'interno la propria personalità, il proprio ego, che è comunque limitato dalle cose che abbiamo attorno a noi, dalle impressioni, ha rimosso questa cosa, ha rimosso le impressioni, questa piccola cosa limitata che per quanto uno può ingrandirla rimane comunque piccola, confronto al mondo e all'universo intero. Quando uno assume un'identità cosmica, universale, invece che così piccola come Marco Delia o di una persona singola,
automaticamente diventi il tutto. Quindi se si fa lo spazio, come il vuoto che fa da magnete, come il vuoto che deve essere colmato da qualcosa, il tutto entra dentro di te e quindi il tutto inizia a utilizzare te. In una metafora che può essere cristiana sarebbe l'essere umano come il corpo di Dio, o comunque come la mano di Dio, lo strumento di Dio, i figli di Dio, chiamatelo come vi pare. È la stessa cosa, il tutto che utilizza questo corpo nel momento in cui l'ego se ne va o comunque sta da parte per un attimo per utilizzarlo. Quando assumi questa identità cosmica invece che limitata, ovviamente non puoi che non avere una presenza enorme. E l'ultimo consiglio, che è legato sempre a questa cosa qua, è lo yoga, la meditazione, una cosa che aiuta a ottenere questo, a creare questo piccolo spazio tra mente e corpo, quindi dalle proprie accumulazioni, e quindi togli questo ego, lasciarlo un po' da parte per far spazio al tutto. Questo si fa tramite la meditazione, tramite lo yoga, tramite il sadhana, tramite l'essere presenti, quindi uscire dalla propria realtà creata nella nostra testa di futuro, passato, eccetera, il nostro piccolo mondo, e andare nella realtà, essere presenti nel momento e stare nella realtà, quindi essere nella realtà vera e propria, quindi nel momento in cui sei tra le persone, essere lì, presenti in quel momento lì, è una cosa che dà veramente tantissima presenza e le persone lo notano tantissimo. È come una torcia, un faro in mezzo a una stanza buia. Tutti sono persi nella loro mente, nelle loro cose, nel futuro, nel passato, cosa farò domani, cosa ho fatto ieri, e invece te sei lì presente. Questo è una cosa pazzesca. E il consiglio extra che volevo dirvi è una cosa che a me ha aiutato tantissimo, potrei scrivere un libro intero su questa cosa, è l'ascoltare. Ragazzi, fidatevi, non c'è niente di meglio di una persona che ti sa ascoltare quando la parli, che ti dà la propria attenzione. Sono tutti lì pronti a raccontare la propria storia, a parlare di sé, a dire di sé, il proprio ego che vuole svuotarsi e continuare a parlare di sé, ma quando trovi quella persona che veramente ti ascolta e ti dà attenzioni, ha una presenza infinita. E io, grazie all'ascoltare, semplicemente standone zitto ed ascoltando, mi sono aperto porte in tutto il mondo di amici, persone, conoscenze, lavoro, business, collaborazioni, opportunità, in tutto. Quindi il saper ascoltare, anche a livello più metaforico, essere sempre presenti, quindi l'ascoltare, il momento presenza, stare sempre un po' sull'attenti in modo positivo, questa cosa aiuta tantissimo. Quindi ecco qua ragazzi, ecco qua il video sulla presenza. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!